Ciao! Talvolta mi ritrovo a riflettere su quanto veloci, reattivi e apparentemente onniscienti siano i modelli di intelligenza artificiale rispetto al mio povero cervello vecchio, umido, cervello umano. Ci sentiamo un po' lenti, vero? A volte quasi obsoleti di fronte a queste macchine che sputano fuori lo scibile di una vita mentre noi abbiamo appena finito di bere il caffè, anche di 1000 vite volendo. D'altra parte queste sono riflessioni in gran parte mi sovvengono facendo colazione. Forse è un po' così che si sentivano gli ominidi, provando almeno un vago senso di inquietudine, quando videro comparire degli esseri abbastanza simili a loro, ma che facevano delle cose incomprensibili, tipo accendere un fuoco. Perdonatemi l'immagine un po' goffa, probabilmente non è mai successo, ma capite cosa voglio dire, forse, non lo so. Eppure, la cosa su cui mi stupisco davvero quando mi balocco sull'inzuppo del biscotto con queste idee non è tanto la velocità della macchina, quanto in realtà l'efficienza del mio cervello, del cervello biologico. Lo confesso, l'efficienza è diventata un po' il mio pallino fisso riguardo alla querelle tra macchine e umani. In definitiva, è davvero incredibile quanto poco consumi questo mio cervello per fare quello che sta facendo, quello che fa in questo momento. O anche meglio, è quasi inconcepibile quel che hanno fatto cervelli ben migliori e più giovani del mio, quasi sempre, e questo va tenuto in considerazione, facendo rete tra loro attraverso l'inefficiente mezzo del linguaggio scritto e parlato. Quando discuto con gli studenti sugli scenari apocalittici dell'intelligenza artificiale, cerco sempre di scuotere le loro certezze, siano esse apocalittiche o rose e fiori. Quelle certezze che il marketing delle big tech gli sta inculcando a tutti noi. Le scuoto, o almeno provo, con questo piccolo dato. Gli dico, la vostra materia grigia, quella massa gelatinosa che vi permette di amare, odiare, calcolare integrali, sognare, che ci ha dato tutta l'arte, la cultura e la scienza e adesso ci ha dato l'intelligenza artificiale, proprio in questo momento, il momento in cui siete impegnati ad ascoltare queste mie parole, sta operando a circa 20 watt di potenza. Cioè, meno di una lampadina a LED. Pensateci, è un miracolo dell'evoluzione e anche un po' uno schiaffo alla termodinamica. È un miracolo di ottimizzazione. Di più gli dico, ora che siamo, faccio per dire, una ventina in questa stanza, se ci mettessimo tutti a lavorare di concerto per risolvere un qualche problema, tipo come riportare a casa degli astronauti messi a rischio da dei filtri per l'aria dalla forma sbagliata, tutta la stanza consumerebbe appena 400 watt, tipo un frullatore. Questo per quanto ci impegnassimo, comunque sarebbe alimentata a caffè latte e biscotti, l'intera stanza. D'altra parte, un qualsiasi modello di intelligenza artificiale di frontiera, per emergere dall'addestramento funzionare e darvi l'impressione di essere vivo e intelligente, ha bisogno non di un frullatore equivalente in energia, ma di intere centrali elettriche dedicate. Parliamo di un uso di ettari di server farm, di migliaia di GPU e infinite memorie che bruciano kilowattora di elettricità e bevono fiumi d'acqua. Questi fiumi d'acqua necessari solo per evitare che tutto fonda per l'enorme calore generato e da dissipare. C'è certamente una disparità energetica abissale, una cosa evidente. Ma d'altra parte talvolta mi chiedo se il mio non sia un po' un cadere nell'aneddotica dicendo questa cosa, col solo scopo di farmi sentire meglio io e di far sentire vagamente rassicurato chi mi ascolta. Per fortuna c'è di più e c'è di meglio. Quante volte, tante, ve lo dico, ho ripetuto che Vilfredo Pareto è il più sottovalutato italiano d'Italia? Mm? Ecco, è venuto il momento di rispolverare il vecchio ingegnere economista che gli italiani non conoscono, ma che tutto il resto del mondo studia. Stavolta non tanto per la famigerata regola dell'80-20, che tutti citano, spesso anche a sproposito, ma per mettere insieme il concetto di efficienza parietiana e di frontiera. Perché se incrociamo l'enorme fame energetica dell'IA con le teorie del nostro Vilfredo, potremmo intravedere nel futuro dei modelli di IA uno scontro violento con un muro ancora invisibile.
Lo so che di muri si parla spesso e che fare previsione è davvero un brutto vizio, perché non c'è merito nell'indovinare, né tantomeno nello sbagliare. Nel quadro del mio attuale lavorio intorno a una proposta per una disciplina del pensiero critico, a questo proposito, c'è quel che io chiamo effetto cacca di cavallo. Ne parlerò meglio in un contenuto dedicato, ma sostanzialmente è il fenomeno, anzi è l'aneddoto, che invita tutti noi a diffidare di ogni previsione. Ne parleremo in un altro momento. Quindi, coerentemente, non voglio dire che il principio di efficienza di Pareto ci possa fornire gli strumenti per prevedere il futuro. Non mi illudo di questo. Intendo semplicemente ragionare intorno a uno scenario possibile. E dunque, la domanda provocatoria di oggi, che voglio provare a far germogliare nelle nostre teste, è questa. Cosa succederebbe se un'intelligenza artificiale, o se per questo una qualsiasi intelligenza, non potesse essere contemporaneamente velocissima e intelligentissima? Cosa accadrebbe? Che in definitiva non si tratta di aspettare il chip del futuro o l'algoritmo onnisciente, che non è un limite di progettazione o di programmazione o nemmeno di pigrizia degli ingegneri a rendere irraggiungibile, forse, la superintelligenza. Vi sto dicendo che potrebbe, sottolineo il potrebbe, esistere un limite fisico, computazionale, una legge naturale che chiamiamo la frontiera di Pareto dell'IA. E questa frontiera è il motivo per cui il futuro dell'intelligenza artificiale non sarà quel lampo istantaneo che Hollywood ci ha promesso, ma sarà qualcosa di molto più umano, sarà meditato e forse in prospettiva non così facilmente in grado di primeggiare sull'intelligenza umana. Sì, anche perché vi ricordate quello che dicevamo sull'efficienza energetica, ma poi ci torniamo. Prima di tuffarci nei nostri ragionamenti, dobbiamo chiarire bene cosa intendeva davvero il nostro Vilfredo con il concetto di efficienza paretiana o ottimo di Pareto. Non si tratta solo di una teoria economica, è una regola valida per ogni sistema complesso in cui le risorse non sono infinite. Il concetto è brutalmente semplice. Una situazione si dice efficiente quando non è più possibile migliorare una caratteristica senza peggiorarne un'altra. E c'è da scommettere che a un certo punto durante il processo di ottimizzazione ci troveremo sulla curva di cui parlavamo prima, quella di tutte le soluzioni efficienti. Pensiamo alla classica coperta corta. Finché la coperta è piegata male o appallottolata, potete anche stenderla meglio per tentare di coprire sia i piedi sia le spalle. Siete nella zona inefficiente, cioè potete migliorare un po' tutto. Ma quando la coperta è tesa al massimo, siete arrivati al limite fisico. Siete sulla frontiera. Da quel momento in poi, se volete coprirvi di più il naso, vi scoprirete inevitabilmente i piedi. Si tratta di un compromesso obbligatorio derivante da limiti fisici inviolabili e dalla finitezza delle risorse disponibili. Ma qual è la corta coperta dell'intelligenza artificiale? In parte ve lo ho già anticipato. È l'energia, almeno apparentemente. Qui mi verrebbe da farvi un discorsetto su un altro concetto che mi ha affascinato da sempre, la legge del minimo o legge di Liebig, che sancisce un principio intuitivo. La crescita di un sistema è limitata dal fattore di cui c'è maggiore scarsità. Potrebbe essere qualche altro fattore, nel nostro caso, quello che interverrà nella limitazione dell'intelligenza artificiale. La disponibilità di RAM o di GPU, come sta succedendo in questi giorni, non è probabile, però può essere. Al momento contentiamoci di pensare che il fattore limitante della crescita dell'intelligenza artificiale sia l'energia. E qui dobbiamo fare quel passaggio logico fondamentale per il nostro ragionamento che collega i watt, di cui parlavamo prima, ai secondi di attesa, alla cosiddetta latenza. Nei chip al silicio, tempo ed energia sono due valute interscambiabili. Un processore non pensa è gratis. Ogni ciclo di clock in cui elabora informazioni brucia energia. Più processori, più consumo. Quindi chiedere a un modello di prendersi più tempo per riflettere equivale esattamente a chiedergli di bruciare più energia. La lentezza non è solo attesa, è consumo. E tutto questo costa denaro, il che porta al fatto che mi appare evidente in un rapporto di interscambiabilità triplice
tra tre valute di cui siamo sempre a corto: tempo, energia, denaro. E mi voglio pure rovinare, parlando di IA possiamo impunemente aggiungere una quarta currency equivalente, i token. Ragioniamo quindi sull'efficienza paretiana della IA tenendo sempre presente l'interscambiabilità di tempo, energia, soldi e token nel nostro discorso. Tornando alla frontiera di Pareto, nell'intelligenza artificiale in questo caso, il limite pare essere rimasto fuori vista per l'utente e anche per gli ingegneri per anni. Questo perché fino a ieri, e il mondo delle big tech e tanti tecnocuro ci vivono o fingono di viverci ancora oggi, vivevamo tutti nell'illusione, alimentata da modelli fino a GPT-4 o Claude 3.5 Sonnet, di poter ottenere risposte sempre migliori in un tempo sempre più breve. La macchina, fin da prima di diventare intelligente, ci aveva abituati a una magia a latenza zero, facendoci credere che il pensiero potesse essere compresso ai tempi di reazione di un calcolatore. Non ce ne rendevamo tutti pienamente conto, ma eravamo ancora nella fase in cui si poteva stendere meglio la coperta. La coperta, quella di prima. Senza sacrificare nulla di evidente. Era il momento in cui non si faceva altro che parlare di allucinazioni. Ve lo ricorderete, qualcuno ne parla ancora, ma sono incredibilmente diminuite nel frattempo. Con l'arrivo della nuova classe di modelli di ragionamento, i cosiddetti LRM, Large Reasoning Models, successivi alla versione 4 di ChatGPT, al massiccio e mostruosamente costoso in termini di token, appunto, e dunque di energia e denaro, Opus 4.5 di Anthropic, o ai nuovi modelli cinesi, tirati fuori da DeepSeek e da Alibaba, il tempo ha costantemente rallentato. La risposta ha perso la sua miracolosa istantaneità e le allucinazioni sono andate diminuendo. Il paradigma sembra dunque essere cambiato. La gente, viziata dalla velocità dei vecchi assistenti, ha iniziato a lamentarsi. Ma come, ho pagato l'abbonamento premium e questo nuovo ci mette 40 secondi a pensare prima di scrivere una riga. Ridatemi il vecchio modello. Veloce, anche se stupido. Esatto, benvenuti sulla frontiera di Pareto, dove i pasti gratis non esistono più. Per capire meglio dobbiamo tracciare un grafico cartesiano. Sull'asse orizzontale, l'x, abbiamo la velocità, o tecnicamente l'inverso della latenza. Sull'asse verticale abbiamo l'accuratezza, cioè quanto è intelligente, profonda e corretta la risposta. Sull'asse orizzontale il costo in energia, in tempo, in token o in denaro. Poco importa. Pareto sostiene che se il nostro modello sta sotto questa curva, siamo in una zona di inefficienza. Stiamo sprecando risorse, potremmo andare più veloci, essendo più precisi con lo stesso hardware. C'è ancora coperta inutilizzata, insomma. Se stiamo sulla curva, siamo nella mitica frontiera di Pareto. È il limite massimo. Qui vige una legge del trade-off, ancora una volta il compromesso crudele. Non puoi fare nemmeno un passo verso una maggiore velocità senza pagare un pegno in intelligenza. E viceversa, non puoi diventare più intelligente senza sacrificare brutalmente anche il tempo. La coperta è tutta stesa. Tutto ciò che sta oltre la curva semplicemente non esiste. È fantascienza, è il moto perpetuo dell'informatica. Non abbiamo la fisica o l'economia per sostenerlo. O i piedi al freddo, insomma. La frontiera di Pareto è un fatto formalmente dimostrabile per qualunque sistema finito. Dove essa si collochi nel tempo, nel futuro, e quale sia la sua esatta forma, nel nostro caso particolare, è ancora tutto da determinare. Non sappiamo esattamente dove si situa la mente umana sulla barriera di Pareto, né dove dovrebbe trovarsi un eventuale AGI, cioè la mitica intelligenza artificiale generale, che è l'obiettivo attuale dichiarato dei padroni dell'intelligenza digitale. Tantomeno possiamo sapere dove si dovrebbe situare un'ipotetica superintelligenza, né quali sono i parametri esatti della curva che unisce efficienza e costo in questa situazione. Ma una cosa pare certa, da qualche parte quella barriera c'è. La storia dell'IA fino al 2023 è stata una corsa in pianura. All'inizio comprimere i modelli era facile. I modelli erano grassi, pieni di neuroni ridondanti e pacificamente inefficienti. Potevi fare un po' di pruning, cioè di potatura, togliere il superfluo e il modello restava ugualmente intelligente.
ma diventava costantemente e irrefrenabilmente più veloce. Quella era la zona facile, la zona di ridondanza, la zona dell'intelligenza ottenuta con il bruto potere di calcolo. Ed eccovi un altro grafico. Siamo arrivati al ginocchio, cioè il cambio improvviso della pendenza della curva? Di certo la salita appare avvicinarsi sempre di più a diventare una parete verticale da scalare a mani nude e nella cui conquista la forza bruta dei processori e dell'infinito consumo di energia non è più un approccio sostenibile, né forse utile. I modelli moderni sono già ottimizzati, anche se sono notizie di tutti i giorni, nuovi progressi, ma sono ottimizzati quasi alla perfezione. E stiamo assistendo a una specie di gara di belletto, più che a una vera e propria corsa a nuove rivoluzioni tecnologiche. Chiediamoci quale sarebbe lo scenario futuro se ogni singolo grammo di intelligenza in più, ogni sfumatura di ragionamento logico che chiediamo a una macchina, li dovessimo pagare sempre più cari, carissimi, in termini di secondi di attesa, di watt bruciati e dunque di soldi. Ci sono quelli che pensano che serva solo più energia, sempre più energia, tanto che Sam Altman recentemente ha sostenuto che avranno bisogno di livelli energetici pari a quelli che servono all'intera popolazione dell'India per alimentare i nuovi data center. A lui non interessa che la cosa sia palesemente ridicola, perché ovviamente è necessario scappare con la cassa prima che tutto il mondo si renda conto che il muro è lì e che non c'è più spazio di frenata sufficiente. Ma questa è un'altra storia, ne stanno parlando tutti e non ne voglio parlare anch'io. Tutto questo appare valido anche senza tenere conto degli altri costi che i data center dedicati alla IA sconteranno entro pochi anni, cioè l'obsolescenza contemporanea di tutti quelli costruiti nella corsa forsennata di questi giorni. E non è da sottovalutare anche una non infinita aspettativa di vita dei singoli componenti. Ragionando sui due aspetti, c'è chi pensa che l'aspettativa di vita di un chip da intelligenza artificiale, TPU o GPU o quant'altro, andrà da un anno, questo per l'obsolescenza commerciale, ovviamente secondo il taumaturgo della IA Jensen Huang, quello di Nvidia, a 6 anni di vita utile, alta probabilità di guasto. Questo secondo varie stime. Chi vuole vendere sempre i nuovi chip dice che saranno obsoleti rapidamente. Chi invece ha interesse a farli durare dovrà scontrarsi con un problema di aspettativa di vita di componenti elettronici sottoposti ad alte temperature, ma insomma, vabbè, questo vedremo. Ora, questo esula dal nostro ragionamento sulla frontiera paretiana, ma corrobora l'idea che il costo, tempo, energia, denaro, in senso generale, di superare certi livelli di intelligenza possa diventare insostenibile anche ben prima che intervengano limiti logici e fisici strutturali. Non so se mi spiego. Qualcuno potrebbe legittimamente pensare che queste siano solo mie elucubrazioni, ma non è proprio così, non è del tutto così. Abbiamo dati, abbiamo numeri, abbiamo studi recenti, usciti proprio quest'anno dai laboratori di ricerca di giganti come Amazon, Zalando e dalla fortemente innovativa Sakana AI di Tokyo, che ci mostrano questa frontiera potenziale in cifre. Prendiamo in esame lo studio congiunto di Amazon Web Services e Zalando del 2025. Il titolo è Trading Quality Cost and Speed During Inference. Time LLM Reflection. Hanno messo alla prova una batteria di modelli, da Claude Sonnet ai nuovi Llama di Meta, fino a modelli proprietari di Amazon come Nova, su compiti radicalmente diversi. Hanno usato una tecnica chiamata self-reflection, autoriflessione, che ben conosciamo, che è quello che stiamo appunto vedendo nei modelli Thinking o LRM. In pratica, invece di chiedere all'IA di sputare fuori la prima parola che le viene in mente, come fa l'autocompletamento del nostro telefono per dire, le dicono: aspetta, non rispondermi subito, pensaci, scrivi una bozza, rivedi i tuoi passaggi logici, cerca l'errore, correggiti se serve. E solo alla fine, dopo tutti i cicli necessari, dammi una risposta. Questo non è uno stravolgimento qualitativo del modo in cui i modelli ragionano, rimanendo pur sempre degli LLM, ma introduce dei meccanismi di retroazione che rallentano e rendono interamente più intelligente la risposta.
E qui c'è il caso della matematica, ovvero il trionfo della lentezza. In matematica la frontiera di Pareto si manifesta in tutta la sua brutale chiarezza. I ricercatori hanno preso un modello piccolo, economico, quasi tascabile, un Amazon Nova Micro. Gli hanno chiesto di risolvere problemi di algebra complessa, rispondendo, come da progettazione, istantaneamente. Risultato, un disastro, 22% di accuratezza, bocciato. Poi hanno preso lo stesso identico modello, piccolo e limitato, ma gli hanno imposto di usare la self-reflection per circa 15 secondi, che per un calcolatore sono un'enormità. Gli hanno dato il tempo di pensare. Risultato, l'accuratezza è schizzata al 71%. Riflettiamo anche noi un momento su questi numeri. Niente è cambiato nel cervello del modello, non lo hanno reso più grande, lo hanno solo forzato a darsi tempo. Il tempo e le relative iterazioni del ragionamento hanno più che triplicato l'intelligenza effettiva. È emerso un dato fondamentale: un modello stupido ma lento e riflessivo batte regolarmente un modello medio-grande che va di fretta. Abbiamo poi il cosiddetto paradosso SQL, cioè quando pensare fa male. La frontiera è traditrice e non è uguale per tutti i territori. Infatti, lo stesso studio ha mostrato un fenomeno affascinante e controintuitivo. Quando si tratta di compiti precisi e strutturati, come scrivere appunto un codice SQL per interrogare un database, e chiedi all'IA di generare una query SQL, le dici di rifletterci su, le prestazioni non migliorano, anzi spesso peggiorano. E perché succede? È il cosiddetto fenomeno dell'overthinking, una cosa di cui si stanno notando varie sfumature. L'IA genera subito la query corretta, perché l'SQL ha regole rigide, è molto semplice, il modello le conosce assai bene, ma se la costringe a ripensarci, inizia a dubitare di se stessa, inizia ad allucinare errori che non esistono, corregge cose giuste e le fa diventare sbagliate. È esattamente quello che succede a noi umani durante un esame a crocette. Segniamo la risposta A distinto, e spesso correttamente, poi ci pensiamo troppo e ci vengono 1000 dubbi, cancelliamo e segniamo B e sbagliamo. L'intelligenza non è una linea retta, è un equilibrio precario tra ragionamento, intuizione e revisione, addirittura ripensamento magari, ma senza esagerare. Qui torniamo al mio aneddoto sul cervello da 20 watt e alla biologia. Perché l'IA sta incontrando questi limiti proprio adesso? Potrebbe indicare un limite sulla strada per l'avvento del dio macchina, tanto desiderato e profetizzato dalla PayPal mafia. Non so se mi azzarderei a preconizzare l'inizio di un fenomeno di convergenza evolutiva tra umano e macchina. Macchina che starebbe diventando più simile a noi, anche nei limiti. Forse sta smettendo di essere una calcolatrice a velocità infinita e sta iniziando a essere un pensatore lento e riflessivo? Appunto, non lo so. Però Daniel Kahneman, psicologo cognitivo e premio Nobel, nel suo Pensieri lenti e veloci divideva il funzionamento della mente umana in due sistemi distinti. Il sistema 1 è il pilota automatico, veloce, intuitivo, istintivo, emozionale, stereotipato. Quanto fa 2 più 2, ti giri se senti un rumore forte, di che colore è il cielo, risposte in millisecondi. Sistema 2 è l'ingegnere pigro e disordinato che vive nel nostro cervello, lento, deliberativo, logico, faticoso. Dispendioso, direi. Ad esempio, quanto fa 1722 per 234? Qui devi fermarti, visualizzare i numeri, fare i riporti. Senti proprio lo sforzo fisico. Fino al 2023 le IA generative erano esclusivamente sistema 1. Erano, volendo fare i cattivi, quasi i pappagalli stocastici alla Chomsky, velocissimi e inclini all'errore. Prevedevano la parola successiva basandosi sulla statistica pura. Non ragionavano, associavano. Ed è lo stesso meccanismo secondo cui funzionano ancora oggi. Ma nel 2025, con una linea parallela di modelli focalizzati sul ragionamento che affianca la serie GPT e gli altri reasoning models, abbiamo forzato le macchine a sviluppare un surrogato del sistema 2. Le costringiamo a fare quello che si chiama chain of thought, catena di pensiero. Prima di dare l'output finale, il modello genera migliaia di token di ragionamento interno nascosto e, più o meno falsamente,
rappresentato da quell'output seminascosto che lasciano intravedere a noi utenti. Insomma, il ragionamento per fattacci dovuti alla fisica e alla termodinamica richiede tempo. Questo sembra quasi ineludibile. Non puoi avere un pensiero profondo istantaneo. Apparentemente è una contraddizione in termini. L'informazione deve fluire attraverso i layer della rete neurale. Deve essere processata, verificata, confrontata. Questo ovviamente comporta un ulteriore costo in termini sia di tempo macchina, sia di energia, il che rende ogni iterazione sempre più costosa e quindi l'intelligenza sempre più onerosa. Se non bastasse, c'è anche un collo di bottiglia fondamentale nell'architettura dei computer moderni, che chiamiamo memory wall, il muro della memoria. I processori sono diventati velocissimi a fare calcoli, ma la mia memoria fatica a stargli dietro. Spostare i dati dalla memoria RAM al chip dove avviene il calcolo è un processo relativamente lento ed energivoro. Quando un modello pensa, deve spostare miliardi di parametri avanti e indietro. È forse un elemento intrinseco, legato all'ottimo paretiano? Chissà. Ma è certo che nemmeno l'hardware più avanzato può emanciparsi dalla velocità della luce e dalle dure leggi dell'elettrodinamica. Quindi la conclusione filosofica, ma più che altro futurologica, che sarei tentato di trarre è semplice, potente e in qualche modo rassicurante. Se volete un'IA che ragioni come un essere umano, o anche molto meglio di lui, dovete accettare che abbia i tempi di reazione di un essere umano che sta davvero pensando e non di uno che sta reagendo d'istinto. L'intelligenza richiede tempo, perché l'intelligenza è un processo, non uno stato. Vi ho convinto? Sappiate che io per primo non lo sono affatto e qui vengo bloccato, ve ne ho già accennato, dal mio principio della cacca di cavallo. Ogni previsione è destinata, probabilmente, ad essere sbagliata. Per questo cerco di privarmi dei toni assertivi dei veri futurologi, alla Harari, e vi offro questo ragionamento come un modo per riflettere meglio su ciò che ci sta succedendo. Se poi ci volete trovare qualche genere di conforto, affari vostri. Non può nuocere se non siete dei decisori politici. E chiudiamo tornando un'altra volta all'inizio, al mio cervello da 20 watt e alle centrali elettriche. Se accettiamo che intelligenza uguale funzione del tempo e sappiamo che nel mondo dei computer tempo uguale elettricità uguale denaro, arriviamo a una conclusione economica e geopolitica precisa. L'intelligenza avanzata sarà sempre più costosa. Con l'IA di ragionamento sistema 2, il costo marginale di ogni singola domanda è reale, tangibile, pesante. Un'IA che pensa, consuma. Un'IA che pensa tanto per risolvere problemi scientifici o strategici consuma tantissimo. Ed è qui che casca l'asino matematico. La cattiva notizia, o la buona se si teme l'avvento di Skynet, è che questa relazione tra consumo ed efficienza non è lineare, ma brutalmente esponenziale, o comunque governata da leggi di potenza molto ripide. Sono le cosiddette scaling laws, che ci dicono che per ottenere un miglioramento marginale delle prestazioni, diciamo un 5% in più di intelligenza, non basta aumentare del 5% l'energia. Spesso serve decuplicarla. Siamo nella trappola dei rendimenti decrescenti. I primi passi costano poco e rendono molto, ma avvicinarsi alla vetta della perfezione e all'apice della curva di Pareto, della barriera di Pareto, richiede un sacrificio energetico che cresce verticalmente fino a diventare insostenibile. Questo ha implicazioni enormi sia in linea di principio che da un punto di vista economico e sociale. Perché se questo scenario rende un po' più scettici sul fatto che domani vedremo sorgere la divina singolarità digitale, dall'altra questo rapido aumento dei costi favorirà sempre più e in modo sproporzionato chi ha accesso all'energia a basso costo e alle infrastrutture più massicce, cioè le big tech, le nazioni più ricche. Si crea poi una scissione di classe nell'IA. L'intelligenza profonda, lenta e accurata potrebbe diventare un bene di lusso, accessibile solo alle grandi aziende, mentre l'intelligenza veloce, superficiale e approssimativa, sistema 1, sarà quella gratuita per le masse. In definitiva è già proprio così ed esiste un rapporto delle Nazioni Unite che già indaga il fenomeno del AI divide, dopo digital divide e l'AI divide. Magari ne riparleremo, vi lascio comunque un link in descrizione.
E quindi la prossima volta che usate un nuovo modello avanzato sul vostro smartphone e vi viene da sbuffare perché vedete quella rotellina girare 10, 20, 30 secondi, fermatevi un istante, non siate impazienti. Quel ritardo non è un bug, non è una connessione lenta, è il costo del pensiero. Il modello è lento perché questo potrebbe essere il prezzo inevitabile dell'intelligenza. In quel momento la IA sta usando il suo sistema 2, sta scalando faticosamente la frontiera di Pareto, bruciando energia per darvi una risposta che abbia un senso compiuto. E ricordatevi sempre che mentre lui scalda una server farm intera in Arizona o in Irlanda, solo per rispondere alla vostra domanda più sciocca, il vostro cervello da 20 watt ha appena elaborato, compreso e contestualizzato, mi auguro, tutto questo, ogni concetto complesso di cui abbiamo parlato senza nemmeno farvi sudare, consumando quanto una lampadina da frigorifero e ve lo dico contribuendo ben poco a farvi smaltire l'ultimo pasto. Che dire, come chiudere una riflessione del genere? In definitiva è semplice, con un'indecente botta di ottimismo antropocentrico. Alla fine dei conti, infatti, da qualche parte sulla vera frontiera dell'efficienza paretiana dell'intelligenza, la macchina insuperabile siamo probabilmente ancora noi. E avrei finito, però per gli eroi che sono arrivati, per chi è stato tanto pazzo e scellerato da arrivare fin qui, ecco un easter egg in stile videoludico, un contenuto bonus. Faccio un piccolo esercizio dialettico, liberando il mio gemello malvagio dalle sue catene, e mi copro così il fianco contro chi inevitabilmente mi criticherà, e lo faccio controargomentando le mie stesse affermazioni. Allora, eccoci qua. Tutto l'articolo che ho scritto, anzi, che ha scritto il mio gemello buono, si regge su un romanticismo biologico anacronistico e su un errore categoriale grossolano. Paragonare l'efficienza metabolica del cervello, evolutosi per l'omeostasi e la sopravvivenza, con quella computazionale del silicio, progettato per il calcolo vettoriale puro, è un esercizio di retorica privo di rigore scientifico, simile a confrontare l'efficienza di un cavallo con quella di un razzo spaziale. La tesi della frontiera invalicabile è una fallacia statica, di analisi statica, che ignora deliberatamente l'evoluzione algoritmica, le architetture neuromorfiche e il fatto che l'efficienza del software può spostare quella curva drasticamente senza toccare l'hardware. Scambiare un collo di bottiglia tecnologico momentaneo per una legge fisica universale è miopia pura. Infine, la conclusione antropocentrica è una patetica coperta di Linus a proposito di coperte. Il fatto che l'IA oggi sia energivora non la rende meno intelligente, la rende solo inefficiente per ora. Mentre aggrapparsi all'orgoglio dei 20 watt non salverà l'intelletto umano dalla sua inevitabile obsolescenza funzionale in ambiti sempre meno specifici. Ecco, contenti? E voi da che parte state? Gemello buono o gemello malvagio? Vi ricordo, commentate, parliamone nei commenti, iscrivetevi, mettete like e intanto io vi mando un bacio, un saluto e ciao!